Benvenuti anche oggi sul canale di Rosa Parlata. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bellissima borsa con un cordino molto morbido. La borsa ha una larghezza di 36 cm per un'altezza di 29 cm. Per questa borsa io ho anche inserito una cerniera, vedete l'ho chiusa con cerniera e l'ho foderata con un tessuto. Inoltre ho aggiunto una tracolla, vedete, col punto in coste, che richiama praticamente la stessissima lavorazione del laterale. Per questa borsa, a differenza delle altre, io ho preferito non realizzare una fodera di feltro, quindi ho realizzato una fodera morbida. Quindi lavorerò, vedete, le due parti più il laterale e vi spiego ovviamente passo passo anche come, una volta lavorato il pannello, potete realizzare il laterale, quindi il calcolo da fare chiaramente per il laterale in base alle misure. Come potete vedere, questa è la linea, vedete, della borsa. Ovviamente se vi piace una borsa più rigida potete realizzare la fodera di feltro. Per il modello della cerniera io vi metterò nel box informazioni, vi spiego sia come utilizzare queste cerniere forate, che sono veramente molto utili, ma vi farò anche vedere il tutorial, perché ho realizzato un tutorial per queste cerniere. Prima di passare ai materiali vi voglio dire che Borgo dei Pazzi, che ha fornito il materiale, quindi il cordino Inda, mette a vostra disposizione un codice sconto di 5 euro, quindi potete approfittare per ordinare questo cordino per questo modello o comunque per altri modelli di borse. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me i vostri lavori. Detto questo, andiamo a vedere il cordino più da vicino. Per il tutorial di oggi io vado a usare questo cordino che è veramente stupendo perché nonostante sia un cordino che ci permetta di avere delle borse rigide, è un cordino però anche allo stesso tempo morbido, dove noi lo andiamo a lavorare con poca difficoltà. Io lo lavoro con uncinetto 3,5, ma vi devo dire che è possibile lavorarlo dal numero 3, vedete come ci sono dei suggerimenti, e anche il numero 4. Ovviamente voi fate sempre delle prove. Per la mia borsa io utilizzo 500 grammi di filato Inda, quindi una sola rocca, ma tenete conto che in base alla manualità o comunque ad esempio se usate un uncinetto un pochino più grande, il quantitativo del filato potrebbe non bastare, quindi andate sempre magari a ordinare un po' di filato in più. Inizio il tutorial con 45 catenelle che sono un totale di circa 31 cm. Adesso non facciamo altro, vedete, che entrare in ogni nodino retro e realizzare una maglia bassa in ogni nodino. Qui vedete le due asole dietro, in ognuno di questi nodini io vado a realizzare una maglia bassa e realizzo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine e avrò un totale di 44 maglie basse. Una volta vedete che ho completato la mia riga, semplicemente una catenella, giro il lavoro e dentro, vedete, in ogni punto e lavoro una maglia bassa in ogni punto, una maglia bassa fino ad arrivare a fine riga. Una volta vedete che abbiamo completato la seconda riga avremo questo risultato. Adesso di nuovo una catenella, giriamo sempre il nostro lavoro, qui abbiamo la catenella, vedete, e di nuovo entro all'interno della prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa e in ogni maglia bassa una maglia bassa. Adesso devo andare a proseguire in questa maniera per un totale di 34 righe, quindi io vado sempre a proseguire così, giriamo sempre con la catenella e avremo sempre un totale di 44 maglie basse sulla riga. Una volta che ho completato le mie 34 righe avrò una larghezza di 34 cm per un'altezza di 22 cm. Adesso a questo punto dobbiamo fare un giro di maglie basse tutto intorno al nostro pannello. Ci troviamo in questa maniera qui, io ho realizzato, vedete, l'ultima maglia bassa, entro
e realizzo un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse per girare in questa maniera qui. E qui andiamo a mettere un marcapunti. Adesso guardate, in ogni riga corrispondente noi andiamo a realizzare una maglia bassa, quindi io entro, vedete, nella prossima e realizzo una maglia bassa, entro in questa dopo e realizzo una maglia bassa, allargate un po' i punti per individuarli e faccio così per tutte le righe. Vedete? Adesso andate a proseguire in questa maniera fino ad arrivare al primo angolo. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, io per girare il mio lavoro lavoro sempre 2 maglie basse, quindi prima, vedete, di andare sulla maglia bassa seguente semplicemente lavoro un'altra maglia bassa, quindi 2 sul lato destro del lavoro e poi inizio a lavorare, vedete, sulle maglie basse dove abbiamo praticamente lavorato nel nodino. Semplicemente una maglia bassa su ogni maglia bassa. Adesso andiamo a proseguire fino all'angolo, anche qui lavoreremo 2 maglie basse e poi giriamo il lavoro e poi completeremo con un'altra riga di maglie basse fino ad arrivare al nostro marcapunti. Quando abbiamo completato, vedete, le righe, semplicemente taglio il mio filo, inserisco un ago a punta tonda, togliamo il marcapunti. Dove abbiamo, vedete, il marcapunti, semplicemente entriamo e andiamo a stringere bene bene e a nascondere la lavorazione in questa maniera qui. Quindi io vado all'interno e nascondiamo bene bene il nostro cordino. Tagliamo e salviamo con accendino. Adesso noi dobbiamo realizzare un altro pannello praticamente identico, quindi andate a realizzare un altro pannello e adesso passiamo al laterale. Per il nostro laterale noi andiamo a contare i punti nei lati della lavorazione, quindi mettete così il vostro pannello e contate, vedete, dal primo punto laterale. Io ho un totale di 112 maglie basse, quindi andremo a realizzare 2 righe in meno rispetto al totale, quindi 110, quindi andate a realizzare 110 righe per il laterale. Io vado a mettere su un totale di 15 catenelle che sono all'incirca 10 cm di larghezza, quindi avremo un pannello, una laterale, scusate, di 10 cm. Adesso vedete, entro semplicemente in ogni punto e lavoro una maglia bassa in ogni punto e avrò un totale alla fine della mia riga di 14 maglie basse. Una volta, vedete, che ho completato le mie maglie, semplicemente realizzo una catenella, giro il mio lavoro e andrò a lavorare sempre delle maglie basse ma in coste. Quindi vedete, qui ho la catenella, entro subito nel primo punto, prendo solo l'asola esterna e lavoro una maglia bassa. Vado a proseguire prendendo sempre, vedete, l'asolina esterna e lavoro le mie maglie basse. Vedete, nell'ultimo punto io prendo entrambe le asoline, solo nell'ultimo punto di lavorazione. Adesso da capo una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo, vedete, entriamo. Qui abbiamo, guardate, la catenella, io entro subito nel punto basso in coste, asolina esterna e maglia bassa.
Adesso dobbiamo andare a realizzare un totale di 110 righe. Ovviamente voi andate a contare i punti del vostro pannello, se sono di meno o sono qualcuno in più andate a mettere ovviamente quelle che avete sul pannello. Ad entrambi i pannelli dobbiamo avere le stesse maglie ovviamente, quindi io adesso vado a proseguire per 110 righe. Completate, vedete, le mie 110 righe, questo sarà il risultato. Adesso io devo andare a lavorare in ogni punto delle righe, vedete, una maglia bassa. Mi trovo qui dove ho una maglia bassa, entro, ne lavoro un'altra per girare il mio lavoro in questa maniera qui e vado a mettere un marcapunti qui, vedete, qui, perché noi ci andiamo a fermare qui. Adesso in ogni riga corrispondente semplicemente lavoro una maglia bassa, quindi allargate un po' la lavorazione e lavoriamo, vedete, una maglia bassa in ogni riga. Anche per questo pezzo, quando arriviamo nell'angolo, andiamo sempre a lavorare 2 maglie basse, quindi in ogni angolo lavoreremo 2 maglie basse per girare la nostra lavorazione, fino ad arrivare, vedete, da questa parte dove ho messo il marcapunti. Quindi vedete, arrivo alla fine, non copro tutta la parte ma mi fermo nei lati, ok? Mi fermo in questa maniera qui. Adesso noi abbiamo i 3 pezzi, quindi 2 pannelli più il laterale. Per la fodera andate già a ritagliare le parti che dopo ovviamente andate a cucire insieme. Potete farle di feltro oppure con una semplice stoffa di cotone. Ovviamente se li tagliate di cotone ricordate sempre il margine di cucitura, che a differenza del feltro non lo aggiungiamo. Adesso fatto questo dobbiamo andare a cucire. Io prendo la parte, vedete, questa è la parte dritta, noi dobbiamo cucire solo nei lati e lasciare ovviamente la parte superiore. Io lascio la parte superiore, quella dove ho iniziato, quindi perché vedete è leggermente più stretta rispetto alla parte inferiore, perché è dovuta al fatto che noi abbiamo lavorato nel nodino. Quindi io devo semplicemente, vedete, appoggiare dritto, questo è il mio dritto e questo, vedete, è il dritto, quindi dritto verso dritto. Io lavoro, vedete, sul rovescio, ok? Adesso da un lato del pannello, quindi il punto, vedete, che ho nei lati, il primo punto, entro e tiro il filo perché è ancora agganciato, quindi non vi conviene staccarlo in questo caso, ok? Adesso mi aggancio così, ho il filo da questo lato, ce lo giriamo da questo lato per andare più comode ovviamente, e iniziamo la nostra lavorazione. Qui ho il filo, eccoci qua, vedete, ok, entro nel punto così e nel punto, quindi rientriamo di nuovo in questa maniera e lavoriamo la prima maglia bassa. Adesso in ogni punto corrispondente da un lato e di fronte entriamo, carichiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Di nuovo, vedete, qui carico il filo, di fronte ho una maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Mi aggancio da entrambe le parti facendo una cucitura. Ovviamente attenzione a non saltare nessun punto, perché i punti sono praticamente gli stessi, ok? Vedete quanto è praticamente semplice. E in questa maniera stiamo cucendo. Da questa parte qua, vedete, abbiamo questo risultato, ok? Quindi io adesso vado a cucire tutta la parte senza saltare nessun punto.
Quando arriviamo, vedete, alla fine abbiamo completato l'intera cucitura, tagliamo, sfiliamo e andiamo a nascondere il nostro filo come facciamo sempre. Io mi trovo così, vedete, ecco qui, e faccio in modo di andare a nascondere il filo all'interno. Guardate, sono così, cerco un punto per infilare il mio filato all'interno del lavoro. Da questa parte avremo questa situazione, vedete? Quindi vado a nascondere il filo un po' più all'interno, poi sempre con l'accendino andiamo a saldare le codine. Ed ecco qui. Adesso che cosa dobbiamo fare? Abbiamo, vedete, cucito il primo pannello, adesso non dobbiamo fare altro che andare a cucire il secondo pannello, sempre alla stessa maniera. Vedete, appoggiamo dritto dove abbiamo le maglie basse, contro dritto. Il primo punto laterale è questo, quindi controllate qual è il primo punto laterale, eccolo qui. Questo è l'altro punto laterale e per questa volta ovviamente ci agganciamo con il filo, così ci agganciamo, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, vedete, in questa maniera qui. E adesso uguale come abbiamo fatto prima, nelle maglie basse che corrispondono l'una all'altra lavoriamo una maglia bassa, vedete? E andate ovviamente a completare tutto il perimetro, ovviamente fino ad arrivare dall'altro lato. La parte superiore, questa la lasceremo aperta. Una volta vedete che i pannelli sono cuciti, dobbiamo andare a capovolgere la nostra borsa. Non dimenticate questo passaggio. Ecco, vedete, questo deve essere il risultato della nostra borsa. La stendete bene bene. Adesso noi dobbiamo iniziare a lavorare sul bordo della borsa. E come facciamo? Allora, ci agganciamo a uno dei punti. Allora, vedete, noi abbiamo la lavorazione e abbiamo questa che è la cucitura, ok? Quindi andate a guardare bene l'ultimo punto, che è questo, eccolo qua. Ovviamente vi potete agganciare dove preferite. Io lavoro una catenella e poi lavoro una maglia bassa. Salto, vedete, tutta questa lavorazione e vado nel primo punto. Guardiamo bene qual è il primo punto. Allora, eccolo qua, è questo. Vedete, qui abbiamo due punti, due maglie alte nello stesso punto. Io vado solo in quello dopo. Ed ecco. E adesso in ogni maglia bassa semplicemente lavoro una maglia bassa. Fino ad arrivare dove vedete ho l'altra congiunzione. Quando arrivo, vedete, anche da quest'altra parte lavoro questo punto, salto, vedete, la cucitura e invece di entrare in questo piccolo punto entro sempre in questo e proseguo di nuovo a maglia bassa. Quando arrivo, vedete, su quest'altra cucitura faccio la stessissima cosa, lavoro l'ultimo punto, salto, vedete, questa parte ed entro in questo, fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, dove ho iniziato, in questo punto, io salto, vedete, il punto della cucitura, quindi l'ultimo punto qui, entro e realizzo una maglia bassa, in questa maniera qui. E qui andiamo ad inserire un marcapunti, così sappiamo dove ovviamente abbiamo sempre l'inizio e la fine della nostra riga, in questa maniera qui, ok?
Adesso guardate bene, io inizio la lavorazione con, vi voglio far vedere bene, questo è il nostro giro della borsa. Adesso nella prossima riga, in ogni angolo corrispondente, andiamo a realizzare una diminuzione. Quindi possiamo già iniziare da qui. Quindi per iniziare già con la diminuzione noi possiamo fare così, guardate, entro, carico il filo in quello dopo e chiudo tutto insieme. Quindi già qui ho effettuato una diminuzione e metto il mio marcapunti. Lavoro fino ad arrivare alla prossima cucitura, quindi 1, 2 e così via fino a maglia bassa, sempre ovviamente. Quando arrivo, vedete, in corrispondenza, ecco, guardate, della cucitura, quindi lavoro questo, carico, guardate, il prossimo, eccolo qui, e chiudo tutto insieme. E poi nel prossimo punto ovviamente lavoro la maglia bassa. Ecco, vedete come si presenta. Arrivo ovviamente anche da quest'altro lato, arrivo, vedete, al centro dell'altra cucitura, qui il punto è più definito, carico il primo filo, carico il secondo e chiudo tutto insieme. E nel prossimo punto lavoro le maglie basse come si presentano, ed ecco qui. Quindi voi dovete andare a proseguire, anche qui ovviamente arriviamo al centro e realizziamo una diminuzione. Quindi quando arriviamo, vedete, al centro sempre della cucitura, filo all'interno, filo su quello dopo, abbiamo 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e andiamo a proseguire e arriviamo fino al marcapunti. Arriviamo, vedete, adesso dove abbiamo un punto, il marcapunti, e ovviamente poi il resto dei punti. Adesso io entro in questo punto, carico il filo, questo centrale, vedete, io lo salto, quindi tolgo il marcapunti, questo al centro lo vado a saltare ed entro in quello dopo e carico il filo e chiudo tutto insieme. In questa maniera noi abbiamo diminuito, invece di un punto, 2 punti. E adesso proseguo ovviamente a maglia bassa, arrivo dove ho l'altra diminuzione da fare e anche qui, guardate, io guardo il punto centrale corrispondente alla cucitura, che è questo, quindi entro in quello prima, carico il filo, salto questo centrale, entro nel prossimo, carico il filo e chiudo tutto insieme così, e di nuovo maglie basse fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo gli altri. Ricordate sempre di rimettere ovviamente il marcapunti qui dove abbiamo praticamente fatto la lavorazione, quindi io lo rimetto, altrimenti poi non sappiamo dove arrivare. Vado a proseguire e facciamo la stessissima cosa qui. Quando arriviamo al centro, questo centrale lo saltiamo, quindi carichiamo il filo qua, saltiamo questo, carichiamo il filo e chiudiamo. Ovviamente arriviamo fino all'altro marcapunti e diminuiamo ogni centro della nostra borsa dove abbiamo la cucitura. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, faccio un'ultima riga di diminuzione, quindi tolgo il marcapunti, carico, vedete, di nuovo questo filo, lo possiamo saltare ma lo possiamo anche caricare, quello centrale, caricandone 3, c'è più di un'opzione per le diminuzioni, vi faccio vedere anche quest'altro metodo, 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. E ovviamente qui andiamo a mettere sempre di nuovo il nostro marcapunti
E adesso continuiamo, vedete, la riga sempre alla stessa maniera. Andiamo sempre a diminuire il punto centrale corrispondente alla cucitura con i due precedenti, quindi carichiamo il filo qua, lo possiamo saltare o carichiamo il filo qua, carichiamo il filo qua e chiudiamo tutti insieme. In questa maniera facciamo altre 2 diminuzioni in ogni riga e facciamo la stessa cosa qui fino ad arrivare ovviamente al marcapunti. Quindi adesso vedete, io ho completato la riga, tolgo il marcapunti e adesso non faccio più diminuzioni. Ho realizzato, guardate, partendo da qui, quindi ho realizzato 1, 2, 3, 4 e 5 righe totali con le diminuzioni, ok? In totale, tra la prima e le altre che ho realizzato, sono 5 righe di maglie basse. E io adesso semplicemente, guardate, entro nel punto dove avevo il marcapunti, in quello dopo, e semplicemente realizziamo qualche riga di maglia bassa senza diminuzioni, ok? Io adesso vado a proseguire, ogni volta che arrivo qui tolgo e rimetto il marcapunti, ho realizzato 5 righe, vado a fare qualche altra riga e poi vi dico in totale quante righe sono. Quindi calcolate, vedete, guardate bene, io 1, 2, 3, 4 e 5 righe finora. Adesso ne vado a fare altre e poi vi dico ovviamente in totale quante ne sono. Io ho proseguito, vedete, voi fate così per capire qual è il giro. Questo è quello, vedete, del pannello intorno. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 righe totali. Arrivo, vedete, fino al centro della borsa, sfilo in questa maniera qui e prendo un ago a punta tonda e andiamo a chiudere la lavorazione. Mi trovo così, salto, vedete, un punto, entro in quello dopo, tiro la lavorazione, entro di nuovo, vedete, in quello dove sono fuori uscita e chiudo in questa maniera. Non facciamo vedere lo scalino, poi entro ovviamente sempre all'interno per nascondere e andiamo sempre a saldare con l'accendino. Prendo l'accendino e vado, vedete, a saldare così. E a questo punto la nostra borsa, vedete, è terminata. Adesso che cosa faccio? Stendo bene bene la borsa e nei lati, qui vedete, della borsa vado a mettere un anello apribile, quindi proprio giusto al centro, vedete, io piego la parte del laterale così e metto un anello apribile. Faccio questo sia di qua che di là. In questo modo abbiamo già posizionato, vedete, gli anelli dove poi andremo ovviamente ad agganciare la nostra tracolla. Adesso realizziamo la tracolla. Iniziamo con 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Adesso entriamo in ogni catenella e lavoriamo una maglia bassa. 2, 3, 4 e 5 e abbiamo 5 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il lavoro. Qui vedete la catenella, entro all'interno della maglia bassa solo nell'asola esterna e lavoro una maglia bassa in coste e lavoro tutte maglie basse in coste fino ad arrivare nell'ultima, quindi nella quinta, e nella quinta prendo 2 asole, vedete, così, e lavoro la maglia bassa. Di nuovo una catenella, giro di nuovo il mio lavoro. Qui ho la catenella, entro subito, vedete, nella maglia in coste, quindi quell'asola esterna, e lavoro tutte maglie basse fino ad arrivare nell'ultima.
e nell'ultima io prendo 2 asole, solo nell'ultima. E di nuovo una catenella e ripetiamo in questa maniera fino ad arrivare ad un'altezza ovviamente che ci soddisfi. Adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato e quanti centimetri. Ho realizzato, come potete vedere, un totale di 90 righe, che sono circa 65 cm con il mio cordino e il mio uncinetto numero 3,5. Adesso vado a proseguire in questa maniera qui. Io mi trovo così, vedete, entro nello stesso punto e realizzo una maglia bassissima. Entro, vedete, in ogni riga e realizzo una maglia bassissima. In questa maniera il manico slabra molto di meno. Quindi in ogni riga, vedete, corrispondente, noi realizziamo una maglia bassissima. Ovviamente non tiriamo molto i punti quando lavoriamo, vedete, facciamolo in maniera morbida, mi raccomando. E vado a proseguire fino ad arrivare, vedete, alla fine della prima riga. Quando arrivo, vedete, a circa 1, 2, 3, 4 righe prima, vedete che arrivo su questa parte, io prendo il mio moschettone, lo infilo in questa maniera e vado già a cucirmi il moschettone in modo che dopo già ho la cucitura effettuata. Quindi mi trovo così, vedete, qui ho lavorato la maglia bassissima, adesso mi aggancio, vedete, a questa parte retro così e vado ad effettuare sempre la maglia bassissima e mi sono legata, vedete. Adesso che cosa faccio? Vado a cucire questa parte in modo che poi andrò a proseguire da quest'altro lato la mia lavorazione. Quindi entro così, vedete, esco da quest'altra parte, devo prendere ovviamente, vedete, il bordo di qua e lavoro una maglia bassissima e vado a proseguire sempre sul davanti e sul dietro, maglia bassissima di nuovo, vedete, ecco, lascio questo un pochino, vedete qui, e maglia bassissima, entro di nuovo, scendo sempre sul retro, maglia bassissima e poi prendo, vedete, i lati, nei lati e anche qui uguale e maglia bassissima, così, vedete. Adesso ovviamente vado a proseguire lavorando semplicemente la maglia bassissima corrispondente ad ogni lato, quindi ad ogni lato lavoro, ogni riga corrispondente lavoro una maglia bassissima, così come abbiamo fatto, vedete, da quest'altra parte. Quindi vado a proseguire ed arrivo ovviamente a qualche riga prima. Quando arriviamo, vedete, anche da quest'altro lato, io di nuovo lascio qualche riga, circa 3 più o meno, piego così, vado prima nei lati così e blocco, vedete, la piega e poi entro sul davanti e sul dietro e lavoro le mie maglie bassissime. Voi guardate sempre sul davanti e sul dietro, così sicuramente non fate nessun errore. Arriviamo e poi vedete nei lati, perché così blocchiamo ovviamente bene bene. Ed ecco qui, ovviamente tagliamo il filo, lo tiriamo e andiamo a nasconderle
dietro, quindi ricordatevi sempre che i fili vanno nascosti bene bene all'interno della lavorazione. Aiutatevi con un ago a punta tonda se avete difficoltà con l'uncinetto. Ecco qui, quindi io vedete entro all'interno del lavoro e saldo bene bene. E poi saldiamo sempre con il nostro accendino. E a questo punto vedete abbiamo realizzato il nostro manico. Ovviamente è opzionale, potete farlo più lungo o più corto, questo insomma è a vostra discrezione. Quindi a questo punto vedete agganciato al nostro anello il nostro manico e la nostra borsa è terminata. Adesso io qui andrò ad inserire una cerniera. Inserirò, vedete, questo modello di cerniera forata. Io ho già realizzato un tutorial, quindi nel box informazioni vi metto sia il link dove trovate questo tipo di cerniere. Vi devo dire che queste cerniere salvano la vita, perché praticamente sono veramente molto semplici da applicare al nostro filato. Si possono sia applicare grazie ai fori, vedete, andarle a cucire direttamente, ma in genere faccio sempre un giro di maglie basse dello stesso colore del filato e poi le vado a posizionare. Quindi se siete interessati a rifinire la borsa alla stessa maniera, vi lascio sia il tutorial che il link per acquistare queste cerniere. Inoltre vedete, io mi sono portata avanti, ho anche foderato la borsa. Questa volta l'ho foderata con una stoffa, quindi vedete, con un raso. Ovviamente potete anche, se preferite avere la borsa più rigida, potete anche seguire il tutorial della fodera di feltro. Allora, il sistema per foderare la borsa sia di quello di feltro che di quello di stoffa è lo stesso. Nel box informazioni vi metto il link delle fodere, ma sul mio canale trovate veramente tanti tipi di fodere, insomma dipende poi quale vi gradite ovviamente di più. Io vi ringrazio sempre di seguire i miei video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.